Finisce qui. Inter batte Slavia Praga 3-0, doppietta di Lautaro Martinez, gol di Denzel Dumfries. L'Inter fa 4 vittorie di fila, 2 su 2 in Champions League per Christian Chivu, che parte come meglio non si poteva in questa Champions, che prosegue in questo percorso. Un Inter che sta sfruttando questa fase del calendario, che presta un po' il fianco per continuare a risalire, per continuare a certificare il lavoro di Christian Chivu, che conquista anche la prima vittoria in Champions League a San Siro davanti al proprio pubblico che questa sera è stato un altro tema, perché 63.000 spettatori di fronte ai quali però il nostro gruppo interista ha sentito quasi esclusivamente i tifosi avversari, che hanno fatto molto molto rumore, mentre rimane il tema della tifoseria nerazzurra a San Siro. Vittoria importante per un Inter che si può permettere di fare anche delle rotazioni poi a gara in corso. Un 3-0 Simo importante anche per il discorso differenza reti. Speravamo di farne anche di più, ma questo Slavia si è messo con il pullman dal minuto 1. Si diceva atteggiamento offensivo, è un allenatore, l'avversario che prova ad attaccare. Stasera si è dimenticato i codici dell'attacco, è rimasto chiuso in difesa con il pulmino parcheggiato in area, in 10 dentro l'area e via così. Beh, diciamo che lo Slavia tanto più di questo non poteva fare. Secondo me, se posso permettermi, l'Inter qualcosina in più poteva provare a fare, nel senso che, vabbè, 3-0 può anche andare. Secondo me queste sono le partite in cui devi provare a arrivare almeno a 4-5, visto che sappiamo come la differenza reti conti. Quindi ecco, se proprio dobbiamo trovare un piccolo appunto in una serata che è stata super tranquilla, secondo me è questo. Ma non tanto per il discorso, cioè per il discorso numerico, ma anche per il fatto che in 90 minuti l'Inter ha accelerato forse per 4 minuti in totale. Quindi ecco, uno dice magari ti facevi altri 5-10 minuti in più a un ritmo un po' più alto, secondo me un gol in più lo facevi veramente in maniera super serena. Però vabbè, alla fine è andata così e piazziamo un'altra vittoria in attesa, spero, di battere anche la Cremonese e chiudere questo pacchetto di partite in cui l'Inter doveva necessariamente e deve, visto che non è ancora finito, piazzare solo vittorie, ecco. Un attimo di paura per Thuram, che in occasione del gol di Lautaro Martinez si è toccato la coscia, però uscendo dal campo ha detto che si trattava solo di crampi sostanzialmente, quindi non dovrebbe essere niente di grave, anche se noi auguriamo a Thuram di potersi riposare con la Cremonese e di poter saltare magari la sosta per le nazionali, cioè di rimanere da piano durante la sosta, lo diciamo in maniera totalmente disinteressata, chiaramente. Mentre ringrazio la super chat del nostro EC che dice buona partita quando ritorna la curva, EC, vorrei avere una risposta per questo tema, no? A questa domanda, una risposta però non la ho. Si stanno completando anche le altre gare, adesso sperando che i risultati non cambino mentre mostriamo la classifica. L'Inter sale a punteggio pieno insieme a Bayern e Real Madrid, quindi siamo con una bella differenza reti di più 5. L'Inter è l'unica a non aver subito gol per il momento tra le squadre a punteggio pieno, con chiaramente due avversari come l'Ajax e lo Slavia Praga di stasera livelli abbastanza bassi. L'Ajax era di livello modesto, lo Slavia Praga di livello ancora sotto, francamente, anche per l'atteggiamento che hanno messo in campo, però ricordo tante Champions anche in anni recenti in cui affrontavamo squadre di livello basso eppure gli 0-0 o partite deludenti. Lo stesso Slavia Praga non era andata benissimo nel 2019, lo stesso. Abbiamo poi il Tottenham a quota 4 punti, al momento sta pareggiando contro il Bodo Glimt e poi via via tutte le altre. Aspettiamo i risultati anche di domani per fare qualche ragionamento in più anche sulle proiezioni di classifica. È un Inter che, come dicevamo sempre, Simo, deve fare bottino pieno nelle prime 4 per quello che è per come è stata la conformazione di questo sorteggio della fase campionato, quindi bisogna fare bottino pieno nelle prime 4, parti con 2 vittorie, bene così. Nella partita di oggi che spunti ci portiamo a casa? Abbiamo visto delle scelte da parte di Christian Chivu che hanno un po' sorpreso, nel senso che all'ultimo sceglie Zielinski facendo rifiatare Barella, che ci sta francamente, perché è sembrato un Barella
bisognoso, ecco, di rifiatare, anche se poi Barella entra a gara in corso. Gioca Zielinski, che sta guadagnando posizione nella gerarchia di Christian Chivu. Lui stesso aveva promesso che avrebbe fatto vedere il suo prime quest'anno. Gioca Sucic sul centro-destra, poi con l'ingresso di Barella Sucic torna a sinistra, quindi cambia modulo, torna nella zona di campo meno congeniale per lui. È stata una partita in cui io ho faticato a giudicare soprattutto le mezze ali e i nostri centrocampisti, a parte Çalhanoğlu, che mi sembra ancora una volta in crescita. Çalhanoğlu è in una fase, secondo me, molto importante. È andato duro, ha sbagliato un pallone alla fine con forse un attimino di superficialità, ma sul 3-0 con la partita addormentata, poi c'è stato Akanji ad abbassare la sala cinesca. Però con lo Slavia Praga così schiacciato dietro, le mezziali che erano chiamate ad andare molto nello spazio, soprattutto perché, come dicevamo, con questo Slavia che marca molto a uomo, dovevi attrarre fuori i difensori col movimento degli attaccanti, e Sucic molto spesso è andato dentro, e lo ha fatto anche Zielinski. Nella costruzione del gioco si sono visti un pochino meno, francamente. Quindi paradossalmente molto coinvolto Acerbi, da cui partono le azioni dei gol. E questa è una grande curiosità. E gli attaccanti, Thuram ha un altro passo a questo livello qua contro queste squadre qua. Lautaro, dopo aver saltato da prima, torna e si rimette subito in marcia con 2 gol, sempre sul tema dei gol qua. Da Cagliari Man è diventato Slavia Praga Man, adesso lo ribattezzeranno. E tu che ci dici su questa partita a livello di singoli? Beh, la formazione iniziale, come dicevo nel pre-partita, era molto interessante. L'unico piccolo cambiamento che avrei fatto sarebbe stato Bonni titolare al posto di uno dei due attaccanti, uno fra Lautaro e Thuram, perché per me poteva starci tranquillamente. Per il resto, bene il ritorno di Bissek, bene Acerbi, centrocampo molto interessante sulla carta, perché è anche bello offensivo, di qualità. E poi ecco la sintesi un po' delle prestazioni dei centrocampisti l'hai detta tu. Secondo me i due migliori in senso ampio sono stati Lautaro e Acerbi, che sono stati anche, non a caso, secondo me, lo dicevo più volte, i due che dimostrano di avere in qualsiasi partita lo spirito battagliero. Cioè, a me faceva impressione, soprattutto nel primo tempo, un'Inter abbastanza tranquilla, serena, tranne Lautaro che continuava a correre in giro, contrastava, si arrabbiava con l'arbitro. Poi l'esultanza che fa al gol, che oltre ad essere tra l'altro un gol regalato dagli avversari, è un'esultanza con una rabbia che dici, mamma mia, non stai giocando Inter Slavia Praga, stai giocando Inter Liverpool. E invece no, questo comunque è positivo, perché vuol dire che lo spirito ce l'ha, e magari in queste partite qui sembra una cosa sciocca, tra virgolette, ma in realtà è esattamente la dimostrazione per la quale di Lautaro ti puoi fidare sempre, di Acerbi ti puoi fidare sempre. Non per dire che gli altri non si siano impegnati, chiaramente, però da loro si notava in maniera particolare. E per come è entrato Bonni, ribadisco, l'avrei voluto vedere in campo di più, perché è l'unico che non ha ancora avuto questa chance, ma mi piacerebbe vederlo, perché ha fatto bene con quei pochi minuti che abbiamo visto in campo. E poi mi è dispiaciuto un po' nel finale, l'abbiamo anche detto entrambi, questo cambio di Darmian, che eravamo tutti a chiamare Diouf e non è entrato. Però se proprio mi vuoi cambiare il quinto, mettimi Luis Enrique, dicevo, che comunque in una partita del genere andava benissimo. E Darmian è proprio quel tipico cambio che dici, ho ancora uno slot, dai, o lui o questo quello, ti trovi Darmian, ti lascia un pochino così, con tutto l'affetto che possiamo volere a Matteone. Comunque vabbè, nulla di grave. Sì, è un po' di curiosità, siamo curiosi, so già che nelle prossime ore ci sarà il caso perché non è entrato Frattesi, perché non è entrato Diouf. Io continuo a ribadire, a me Chivu dà l'impressione di avere il gruppo in pugno, di fare delle scelte in cui piano piano sta recuperando. Mi è piaciuto molto, non mi ricordo chi l'ho scritto nel pre-partita, il parallelo con Gasperini, che alla Roma è riuscito a recuperare Hermoso, sta recuperando Pellegrini, ma Pellegrini dopo, prima Hermoso, prima un altro, e quindi è stata l'estate in cui si diceva che Çalhanoğlu se ne sarebbe andato, che non voleva più stare all'Inter, eccetera. A me Çalhanoğlu sembra clamorosamente recuperato in questa Inter, e ripeto, questa è la quarta, dalla Juventus in poi sono state tutte prestazioni in crescita. A me stasera Çalhanoğlu è piaciuto molto a livello proprio di interpretazione della gara e di quello che ha fatto. Lo stesso Di Marco,
nelle dichiarazioni di ieri, che abbiamo ampiamente commentato, ha detto delle cose che hanno fatto capire che è abbastanza dalla parte di Chivu, che oggi gli ha regalato 90 minuti più il recupero, tra l'altro, addirittura nemmeno 60, 80, ma fino alla fine di questa partita. Lo stesso Lautaro, lo hai già detto tu, così come Acerbi, quindi piano piano toccherà anche agli altri, si mantiene un gruppo a cui andare ad integrare poi piano piano anche gli altri calciatori in maniera abbastanza evidente. Sul tema giovani, tra l'altro, io ribadisco quello che dicevo prima. Mi è molto piaciuto come sono entrati Bonni e Pio Esposito, che magari non hanno inciso sulla partita, hanno avuto anche qualche sbavatura, è vero, però mi è piaciuto vedere due ragazzi giovani che li vedi che vogliono emergere e quella voglia lì la trasmettono con una certa elettricità lì davanti, che secondo me serve anche a questa squadra, quindi questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere. Un altro clean sheet per un Inter che dopo la Juventus, quindi se non vado errato, in 4 partite ne ha subito soltanto un gol, quindi sicuramente avversari non di altissimo profilo, non di altissimo livello, ma è un Inter che ha riblindato la porta ed è un tema molto importante a cui credo che Chivu farà particolare attenzione e lo vorrà sottolineare. Direi che possiamo archiviare questo Inter Slavia Praga 3-0, una di quelle partite che, ecco, fortunatamente non dovremo ricordare nel percorso e si perderanno nella notte dei tempi. In una giornata in cui giustamente Furio scrive: il Liverpool ha perso con il Galatasaray, nulla è mai scontato. Giustissimo, Furio, hai fatto benissimo a sottolinearlo. Simo, che dici? Chiudiamo qui. Sì, sì, beh, e questo è il risultato più sorprendente, lo stavo seguendo infatti gli ultimi minuti, c'è stato anche, se ho visto bene, un rigore che poi hanno tolto al 90° circa per il Liverpool. La Champions è questa, poi per carità, ci sono comunque squadre di un livello veramente, con tutto il rispetto, ma troppo basso per essere Champions League, e quella che abbiamo affrontato noi è una di queste. La Galatasaray è una squadra che comunque ha dei valori interessanti, e quindi niente, come dicevi tu, andiamo avanti così. Domenica con la Cremonese, sabato anzi, è una partita potenzialmente trappola, perché comunque la Cremonese è partita bene, quindi non sarà una passeggiata, però l'Inter deve vincere, c'è poco da fare. L'abbiamo detto fin dalla sconfitta con la Juventus, prima della sosta che poi ci regalerà la Roma e tutta una serie di altre partite. Devi fare tutti questi punti disponibili, e quindi sabato, in un modo o nell'altro, dovremo vincere assolutamente. Per fare 5 su 5, fatemi sapere nei commenti chi è stato per voi il migliore in campo e chi vi ha convinto un po' meno. Dateci un po' i vostri commenti, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, forza ragazzi, e vi aspettiamo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.